Ciao amici, ben ritrovati. Oggi andiamo a vedere come realizzare questa bambola che ha tutte le articolazioni mobili. Possiamo metterla in qualsiasi posizione vogliamo, la possiamo mettere seduta, con le gambe incrociate, con le gambe accavallate, possiamo farle assumere qualsiasi posizione. Spero che questo tutorial vi sia utile e gradito, molto simpatico. Andiamo a vedere come si fa. E vado ad utilizzare un uncinetto da 1,10 mm. È un filato numero 8. Partiamo da un anello magico di 6 maglie per la testa, stringiamo poi l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie un aumento e sono 24 maglie basse. Ogni 3 maglie un aumento e sono 30 maglie basse. Ogni 4 maglie faccio un aumento e saranno 36 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo un aumento e saranno 42 maglie basse. Ogni 6 maglie facciamo un aumento e saranno 48 maglie basse. Lavoriamo alle 48 maglie per altri 13 giri. Terminati i giri, ora andiamo a fare ogni 6 maglie una diminuzione e saranno 42 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo una diminuzione e saranno 36 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo una diminuzione e saranno 30 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo una diminuzione e saranno 24 maglie basse e cominciamo a riempire con la vatta sintetica. Riempiamo bene con la vatta sintetica e poi facciamo ogni 2 maglie una diminuzione e saranno 18 maglie basse. Una maglia una diminuzione per tutto il giro e saranno 12 maglie basse. Lavoriamo le 12 maglie per altri 6 giri e poi stacchiamo il filo. Terminati i giri possiamo staccare il filo e andiamo a riempire bene con la vatta sintetica. Poi questa parte qui la andremo ad inserire all'interno della testa in modo da poter poi inserire il collo. Questa farà da sostegno al collo. Terminiamo di riempire per bene, diamo bene la forma e poi giriamo questa parte qui all'interno della testa. Diamo bene la forma al viso, ci aiutiamo con l'uncinetto, con la coda dell'uncinetto a distribuire bene l'ovatta. Quando siamo sicuri di aver messo bene l'ovatta all'interno possiamo girare questa parte e ora ci aiutiamo o con delle pinzette o con una penna e andiamo a girare la parte del collo all'interno della testa. In questo modo potremo poi inserire il collo del corpo all'interno. Quindi realizziamo così lo spazio poi per infilare il collo. Diamo bene la forma e questa sarà la parte dove andremo ad inserire poi il collo del corpo. Abbiamo inserito all'interno, abbiamo creato così lo spazio. Per il corpo realizziamo una catenella di 24 maglie, lavoriamo 24 maglie basse per questo lato della catenella e 24 maglie basse per il lato di sotto della catenella, in tutto saranno 48 maglie lavorate. Lavoriamo per 5 giri 48 maglie basse. Ogni 6 maglie facciamo una diminuzione e saranno 42 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 40 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 38 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 36 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 34 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 32 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 30 maglie basse. Facciamo un altro giro di 30 maglie basse. Un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 32 maglie basse. Facciamo un altro giro di 32 maglie basse. Un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 34 maglie basse. Lavoriamo per altri 4 giri 34 maglie basse. Un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 36 maglie basse. Lavoriamo un altro giro di 36 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo una diminuzione e saranno 30 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo una diminuzione e saranno 24 maglie. Cominciamo a riempire con la vatta sintetica. Ogni 2 maglie una diminuzione e saranno 18 maglie basse. Aspetta, ripetiamo. Una maglia e una diminuzione per tutto il giro e saranno 12 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 10 maglie basse. Lavoriamo le 10 maglie per altri 5 giri. Dopodiché stacchiamo il filo e riempiamo bene con la vatta sintetica. Possiamo ora staccare il filo e andiamo a riempire bene con la vatta sintetica. Poi questo collo lo dobbiamo andare ad inserire all'interno della testa.
E questo sarà il corpo, dove andremo poi a appoggiare le braccia con la stessa pallina che abbiamo messo qui, la stessa perlina che abbiamo messo, andiamo a mettere anche qui al lato della spalla. Stessa cosa andremo a fare per le gambe, andremo a cucire la perlina tra il corpo e la gamba. La gamba va fatta in due pezzi, un pezzo di sotto compreso il piede e la parte di sopra della gamba, che sarebbe questa. Io questa l'ho realizzata di questo colore perché andrò a fare le calze a righe, perché sto facendo una streghetta. Questa, nel caso voi la dovete fare in un altro modo, andate a fare semplicemente color carne o come più vi piace. Io andrò a fare questa arancione, voi naturalmente la fate come preferite. Per realizzare la parte di sotto, questa parte qui del piede e della gamba, parto con questo filato arancione, vado a fare una catenella di 4 maglie, lavoro 4 maglie base da questo lato della catenella e 4 maglie base del lato di sopra della catenella, in totale saranno 8 maglie lavorate. Per questo giro vado a fare un aumento della prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 10 maglie lavorate. Lavoriamo altri 2 giri 10 maglie basse. Ora andiamo a lavorare 5 catenelle da questo punto, 1 2 3 4 e 5. Facciamo un'altra per girare e lavoriamo su queste 5 catenelle, poi andiamo a lavorare le 10 maglie così come si presentano e poi andiamo a lavorare le restanti 5 maglie anche da questa parte. In totale, dopo aver fatto tutto il giro, saranno 20 maglie lavorate. Quindi vado qui, vado a lavorare queste 5 maglie nelle 5 catenelle, poi vado a lavorare le 10 maglie sulle 10 maglie e le 5 restanti, totale 20 maglie lavorate dopo aver fatto tutto il giro. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 18 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 16 maglie basse. Ora facciamo 2 diminuzioni nelle prime 2 maglie, 2 diminuzioni a metà del lavoro e saranno 12 maglie lavorate. Una diminuzione nella prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 10 maglie lavorate. Un aumento nella prima maglia e saranno 11 maglie lavorate. Facciamo un altro giro di 11 maglie basse. Un aumento nella prima maglia e saranno 12 maglie basse. Un aumento nella prima maglia e saranno 13 maglie basse. Facciamo un altro giro di 13 maglie basse. Un aumento nella prima maglia e saranno 14 maglie basse. Un aumento nella prima maglia e saranno 15 maglie basse. Un aumento nella prima maglia e saranno 16 maglie basse. Un aumento alla prima maglia saranno 17 maglie basse. Lavoriamo le 17 maglie per altri 6 giri. Ora dobbiamo andare a riempire con la vatta sintetica e poi lavoriamo le diminuzioni, però le lavoriamo nel primo giro a maglie in costa dietro e poi proseguiamo con le diminuzioni dopo aver riempito bene fino a chiudere completamente la parte. Solo il primo giro andiamo a fare in costa dietro in modo da far venire chiusa la parte all'interno e poi le successive le faremo alle diminuzioni normalmente fino a chiudere tutto. E così come ho detto riempito bene la gamba e ora vado a fare un giro di diminuzioni prendendole in costa dietro. Volendo possiamo anche saltare la maglia in questo modo, facciamo una lavoriamo, l'altra la saltiamo fino a concludere questo primo giro e poi successivamente andremo a fare le diminuzioni fino a chiudere completamente la parte. Terminati i giri con le diminuzioni andremo ad inserire all'interno questa parte qui lasciando le maglie in costa così e poi con questo filo andremo a bloccare bene all'interno. E questa è la prima parte della gamba, poi andiamo a fare la seconda parte della gamba. Questa l'ho fatta arancione per realizzare le gambe, le calze alle gambe, però volendo la potete fare anche tutta color carne. La seconda parte delle gambe la andiamo a fare color carne. Vado a prendere il filato color carne e faccio un anello magico di 6 maglie, stringo poi l'anello e faccio un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Un aumento nella prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 14 maglie. Un aumento nella prima maglia e saranno 15 maglie basse. Lavoriamo le 15 maglie per altri 2 giri. Un aumento nella prima maglia e saranno 16 maglie basse. Facciamo un altro giro di 16 maglie basse. Un aumento nella prima maglia e saranno 17 maglie basse.
facciamo un altro giro di 17 maglie basse. Un aumento nella prima maglia saranno 18 maglie basse. Lavoriamo le 18 maglie per altri 11 giri. E così come abbiamo fatto prima andiamo a fare un giro di diminuzioni lavorate prima in costa e poi le successive lavorate normalmente, in modo da chiudere questa parte qui della gamba. Quindi proseguiamo con le diminuzioni, prima il primo giro in costa e poi normali fino a chiudere. Tagliamo il filo un pochino più lungo in modo da poter poi inserire la perlina qui. Andiamo a pressare leggermente questo in modo da farlo rientrare lì dove abbiamo fatto le maglie in costa, in questo modo, e questa poi andrà cucita con la perlina in questo modo. Per la mano partiamo da questo pezzo e andiamo a fare prima le dita. Ho lavorato 3 catenelle in modo da fare il mignolo, vado poi a fare una quarta catenella in modo da girare il lavoro e lavorare nelle 3 catenelle che ho realizzato. Andiamo a fare 3 maglie bassissime nelle catenelle, 1 2 e 3 nell'ultima. Fatto questo ho realizzato il primo dito, ora vado a fare il secondo dito, l'anulare, e vado a fare 4 catenelle, 1 2 3 e 4 in questo modo. Faccio una per girare e vado a lavorare 4 maglie bassissime nelle 4 catenelle, 1 3 e 4 nell'ultima. Ora vado a fare di nuovo 4 catenelle, 1 2 3 e 4, faccio una per girare e vado di nuovo a fare 4 maglie bassissime nelle 4 catenelle, e andiamo a fare così il medio. E ora andiamo a fare il quarto dito e l'indice, 1 2 3 e 4, facciamo una per girare, ripetiamo di nuovo 4 maglie bassissime nelle 4 catenelle. Fatte tutte e 4 le nostre dita, ora dobbiamo andare a lavorare in costa. Facciamo una catenella per girare e dobbiamo andare a prendere le maglie in costa, queste che sono tra le dita. Andiamo a prendere una prima maglia qui e facciamo una maglia bassa, la seconda maglia nell'altro dito, la terza maglia e la quarta maglia. Ora giriamo la mano così nella parte di dietro e dobbiamo fare la stessa cosa anche per questa parte. Possiamo fare di nuovo una catenella in modo da poter girare e lavoriamo anche le maglie in costa da quest'altro lato come abbiamo fatto da quel lato. In totale, dopo aver fatto tutto il nostro giro, saranno poi 8 maglie lavorate. Ora dobbiamo andare a lavorare le 8 maglie per altri 2 giri.
E ora dobbiamo andare a fare il pollice. Per il pollice dobbiamo fare in questo modo: lì dove abbiamo fatto il dito indice, quindi da questo lato, dobbiamo realizzare il pollice. Visto che mi trovo da quest'altro lato, faccio in questo modo: vado a lavorare le prime 4 maglie normalmente. Arrivata qui al lato del pollice, faccio in questo modo: vado a fare 3 catenelle, 1, 2 e 3, faccio una per girare e, come ho fatto prima, vado a fare 3 maglie bassissime nelle 3 catenelle. Ora ritorno alla base e vado a lavorare 4 maglie basse, le restanti 4. E abbiamo realizzato così il pollice alla mano. Per quest'altro giro da fare un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro, e saranno 10 maglie lavorate. Facciamo un altro giro di 10 maglie basse, un aumento alla prima maglia e saranno 11 maglie basse, un aumento alla prima maglia e saranno 12 maglie basse. Lavoriamo le 12 maglie per altri 7 giri. Riempiamo con l'ovatta sintetica e andiamo a fare la stessa cosa. Andiamo a fare prima le diminuzioni in costa dietro e poi le diminuzioni normalmente, fino a chiudere completamente la parte, come abbiamo fatto per gli altri pezzi. E questo sarà il pezzo del braccio. Ora dobbiamo andare a fare la parte di sopra del braccio. Le mani vanno fatte allo stesso modo, le braccia, perché poi andremo a girare a seconda del pollice, lo andiamo a mettere verso il corpo così, e faremo le due mani perché sono identiche, quindi basterà girarlo in questo modo e faremo i pezzi uguali. Stessa cosa anche per le gambe, le facciamo uguali, così. Per realizzare la parte sopra del braccio avviamo un anello magico di 6 maglie con il filato color carne. Facciamo un aumento in ogni maglia e saranno poi 12 maglie lavorate. Lavoriamo per altri 3 giri 12 maglie basse. Un aumento nella prima maglia e saranno 13 maglie basse. Facciamo un altro giro di 13 maglie basse. Un aumento nella prima maglia saranno 14 maglie basse. Facciamo un altro giro di 14 maglie basse. Un aumento nella prima maglia saranno 15 maglie basse. Lavoriamo le 15 maglie per altri 7 giri. Riempiamo anche questa parte con la vatta sintetica. Come abbiamo fatto prima, il primo giro lo facciamo con le diminuzioni in costa e poi proseguiamo con le diminuzioni normalmente e chiudiamo anche questa parte del braccio. Ora spingiamo leggermente questa parte qui di sopra all'interno del lavoro, in modo da far venire le maglie in costa, così, queste che abbiamo lasciato in costa quando abbiamo fatto le diminuzioni. E magari facciamo anche qualche punto per bloccare la parte interna, così passiamo un po' di volte in questo modo e blocchiamo questa parte qui interna. Fatto questo, ora dobbiamo andare ad aggiungere la nostra pallina tra il braccio e l'avambraccio. Io faccio in questo modo: vado ad inserire la pallina così, prima alla parte di sopra del braccio e poi andiamo a passare più volte in modo da bloccarla bene. Una volta che abbiamo bloccato bene questa parte, andiamo ad aggiungere la parte di sotto allo stesso modo, però la dobbiamo ovviamente aggiungere a questo pezzo qui. Quindi passiamo il filo nel lago da una parte e l'altra e poi nella pallina, nella perlina, e andiamo a rinforzare un po' questa parte. Stringiamo un poco e rinforziamo. Una volta che abbiamo rinforzato più volte questa parte, possiamo passare a unire anche la parte di sotto. Ho fatto 3 passaggi in questo modo.
Ora ripasso nella pallina così e vado ad appuntare il braccio alla perlina, metto in questo modo, poi ognuno di voi può trovare la soluzione che più crede, che più si trova, con cui si trova più comoda, e andiamo a bloccare il filo anche per il braccio dalla parte di sotto. Passiamo più volte la pallina dentro in questo modo e ripassiamo fino a rinforzare tutte e due le parti. Facciamo più passaggi e una volta che abbiamo rinforzato per bene possiamo staccare il filo. In questo modo potremo piegare il braccio e metterlo come più ci piace. Stessa cosa andiamo a fare per la gamba. Prendiamo sia la parte della gamba di sopra, qui dove abbiamo fatto le maglie in costa, le diminuzioni in costa, dobbiamo andare poi ad applicarla al ginocchio qui della gamba e andiamo a mettere la perlina come abbiamo fatto per il braccio. E anche per le gambe ho applicato prima la pallina in questo modo e poi vado ad applicarla anche sulla base di sotto, tenendo sempre ferma in questo modo vado a fissare per bene da un lato e l'altro il filo sia alla gamba che alla pallina. Ora per fare le calzarighe con un po' di filo nero vado a passare il filo in questo modo e creo così le righe alle calze. Magari ogni 3 giri vado a fare questo lavoro e vado a fermare il filo più avanti così. Questo ovviamente è facoltativo, se volete fare come me lo fate, se no lasciate le calze arancioni, oppure se volete fare solo color carne le fate color carne, come preferite. Passiamo il filo così e andiamo a bloccare. Ho applicato la pallina anche qui al bacino e vado a collegare ora la gamba. Faccio attenzione a metterla dal lato dritto ovviamente e vado a cucire anche alla pallina la gamba sotto in questo modo e vado a posizionare anche la gamba nella pallina e poi vado a rinforzare ovviamente ripassando tante volte fino a rinforzare il tutto. Ho ricamato gli occhi, potete vedere il video tutorial come ho fatto a ricamare gli occhi, come faccio io di solito, ho fatto dei video appositi e poi ho cucito tutti i vari pezzi, le perline qui alle spalle, anche qui al corpo e poi ho tagliato i capelli semplicemente da un cartoncino e poi sono andata a cucirli sulla testa. Potete realizzare poi magari delle trecce, potete vestirla come più vi piace. Spero che questo tutorial vi sia utile e gradito, vi mando un grande bacio, un grande abbraccio e alla prossima. Ciao ciao e lavoriamo che ci consoliamo. Grazie a tutti voi amici di Creiamo Annalisa per il vostro sostegno ed affetto, grazie per ogni commento, condivisione e contributo alla crescita di questo canale. Continuate a seguirmi perché il viaggio continua. Con gratitudine, Creiamo Annalisa. Un bacio e un abbraccio.